Allora, Valerio, quanto tanto tempo, quanto? E sono successe un sacchissimo di cose. Innanzitutto te ormai sei una star, ho visto che ultimamente hai fatto un post, è uno spot, che dico spot, ormai sei pronto per fare, come si chiama, la pubblicità del football americano dove passano le pubblicità più costose dell'anno in America, no? Super Bowl. Il Super Bowl, bravo. Allora, con te volevo fare un po' un punto oggi, che era quello di raccontare un po' quello che è successo fra me e te. Perché il post sostanzialmente ha cominciato a raccontare di quella che è l'attività che stai facendo te come professionista, di questo progetto che stiamo costruendo io e te insieme. Sì, sì, esatto, Dennis. Allora, diciamo che come abbiamo già detto in passato, l'IA va a una velocità che è unica nella storia delle tecnologie moderne. In questi mesi abbiamo studiato insieme la possibilità di creare un connubio tra questi strumenti e la tua attività, in particolare sulla possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per creare dei workflow che fossero replicabili e scalabili all'interno del settore tessile e del fashion design. La nostra collaborazione è diventata di pubblico dominio, cioè l'idea di creare questo iStudio, quando il nostro software creativo di riferimento, il nostro tool creativo di riferimento che è Flora AI ha lanciato Fashion Studio. Brevemente, senza entrare nei tecnicismi, Fashion Studio è un'interfaccia creata all'interno di Flora AI che consente una prototipazione, un'iterazione veloce per la creazione di workflow scalabili all'interno del fashion design. Questo cosa significa? Significa che indipendentemente da quelli che sono i modelli, noi abbiamo la possibilità di creare una serie di flussi di lavoro creativi che possono partire dal semplice disegno di un capo, disegno che può essere fatto in qualsiasi modalità, a mano, con altri software o quale che sia il nostro strumento di disegno, e poi renderizzare questo capo, quindi farlo diventare realistico, applicare dei tessuti reali e trasformare poi questo capo in un'intera linea, quindi applicare colori, varianti tessuto, trasformarlo in un manichino virtuale, in un play layout per una gallery di un e-commerce, oppure trasformarlo in un try-on da studio fotografico, cioè il capo indossato da un modello o da una modella, o ancora portarlo in un editorial ambientato. Tutto questo con un unico strumento. Ora, diciamo che fino a qualche mese fa questo tipo di flusso richiedeva l'uso di più strumenti contemporaneamente, ma soprattutto di skill professionali molto di livello medio-alto o alto. Oggi, grazie a strumenti come Flora Fashion Studio, tutto questo diventa estremamente più veloce. Il valore aggiunto di questo progetto è stato quello di utilizzare dei figurini che avete realizzato all'interno della vostra agenzia, quindi disegni reali, utilizzando dei tessuti veri, dei tessuti reali che sono stati riprodotti in maniera perfetta e identica alla realtà, applicati ai figurini. I capi sono stati realizzati fisicamente e poi sono stati portati all'interno del tool e abbiamo seguito il workflow come l'ho spiegato prima. Quindi siamo passati alla renderizzazione, al try-on in studio e poi editorial. Quindi noi abbiamo creato insieme un flusso di lavoro che ha portato alla realizzazione di un prodotto vero, cioè non abbiamo rappresentato una nostra idea, un nostro concept o preso in prestito il lavoro altrui, abbiamo messo a terra quello che è un prodotto reale e questo precedente è importantissimo perché dà la possibilità ai brand e a chi opera all'interno del mondo del fashion design di prototipare in maniera estremamente veloce e realistica e di realizzare dei prodotti che non siano più soltanto un concept, ma che siano dei prodotti realistici. E offre un altro valore aggiunto, cioè il fatto che porta all'abbattimento dell'impatto ecologico del flusso di lavoro per creare la possibilità di creare delle varianti e delle collezioni prima che queste vengano realizzate. Noi abbiamo lavorato sul reale, però potremmo anche pensare di creare delle varianti su
capi che ancora non sono stati fisicamente realizzati, ma che possono diventare delle opzioni di varianti per quel tipo di capo, e quindi riportare di nuovo il workflow a regime e scalarlo. Ed è molto molto interessante sia per i grandi brand, ma anche per i piccoli e medi brand che vogliono avere la possibilità appunto di prototipare velocemente e di realizzare velocemente delle demo dei propri prodotti, però ripeto, utilizzando tutto ciò che è reale, quindi disegni reali, figurini reali, tessuti reali, e volendo anche location reali, direzioni artistiche reali. Molte delle nostre idee sono nate dal confronto tra me e te e il tuo team creativo, e quindi il grosso vantaggio è questo, cioè quello di creativi che parlano con creativi, ma anche con i tecnici di quel settore. Siamo passati nel corso di pochi mesi a modelli che diciamo riuscivano a creare un editing realistico, a modelli che fanno degli editing che vanno oltre il realistico. Quindi il punto è creare il workflow creativo, il flusso di lavoro. Una volta creato quello, come accade in Fashion Studio, in Flora Fashion Studio, tutto il resto viene con sé. E nel nostro caso il grande valore aggiunto è stato dimostrare come questo sia realizzabile con dei prodotti reali, cioè non come esercizi di stile, non prendendo in prestito cose da altri, ma facendolo all'interno dell'azienda. La cosa che è interessante da parte, diciamo, lato, diciamo, agenzia, è poter, diciamo, costruire una possibilità di sviluppo dell'agenzia che sfrutta nuove possibilità tecnologiche attraverso le quali utilizzare tutto un know-how che noi abbiamo sempre avuto, no? Perché da 130 anni come famiglia siamo dentro il settore del tessile abbigliamento, e da 50 come agenzia, diciamo, e l'agenzia di rappresentanza nel nostro settore significa sostanzialmente e soprattutto conoscere il gusto dei brand del territorio in cui tu vai a vendere i tessuti, e significa anche avere diciamo, la capacità di vedere il problema di un certo tipo di adattamento, di un certo tipo di tessuto, no? Infatti, per esempio, in questi giorni io nella comunicazione sto facendo picchio molto sul concetto di selezionare prima di impegnare il cliente, perché il cliente tu lo devi impegnare su qualcosa che tu hai già selezionato. E anche se noi non siamo più produttori ormai da oltre 50 anni, siamo però quelli che conoscono il prodotto e conoscono l'utilizzo che del prodotto il cliente nella maggioranza dei casi ne può fare, no? Per cui vediamo prima il problema, o dovremmo vedere prima il problema di quando il problema si manifesta. La possibilità in questo caso ci dà di, diciamo, è quella di poter capitalizzare tutta questa conoscenza che ci siamo fatti sul campo, che poi è sempre la migliore, diciamo, che poi è sempre una delle migliori, anche, non voglio essere quello che fa il discorso contro l'accademia, però l'esperienza sul campo ti dà la capacità di comprendere immediatamente il problema e la soluzione da un angolo che è quello della adattabilità, diciamo, no? E della capacità che il mercato avrà di recepire e comprendere un prodotto o non comprenderlo, no? Utilizzarlo o non utilizzarlo. Con queste tecnologie, con questi, diciamo, io ora voglio parlare un linguaggio il più possibile semplice, perché altrimenti poi dopo ci dicono sempre che siamo soltanto dei nerd che parlano un linguaggio che non riescono a capire i più, no? Mentre da un lato forse è meglio che la gente incomincia a farselo un certo tipo di conoscenza, però usiamo anche noi un linguaggio il più possibile basico. Sostanzialmente noi, attraverso una nuova tecnologia disponibile, no, riusciamo a utilizzare una conoscenza che abbiamo e farne un servizio nuovo, no? Che di fatto è sempre stato un servizio presente, ma parte dell'azione di vendita, no? Mentre adesso gli diamo un volto, no? Siccome noi siamo rappresentanti sia di tessuti che di garment, si dice, diciamo, nel settore, quindi di
proprio confezionato, no? Sono molte le aziende, soprattutto su piazza qui a Prato, che da sempre, diciamo, ormai da 20-30 anni producono abbigliamento. Noi riusciamo a mettere insieme queste due cose, portando da un lato diciamo la collezione di tessuto, dall'altro la collezione di abbigliamento. Il desiderio è sempre stato quello di poter dare un pacchetto completo. In questo caso ci siamo riusciti perché la trovata, se così si può dire, è stata quella di pensare noi una collezione. Abbiamo cominciato a collaborare con l'università, come sai, che trovo una cosa assolutamente interessante. Abbiamo proposto una collaborazione all'università qui che fa fashion e moda a Prato. Sostanzialmente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato i brand con cui lavoriamo di più, i brand, diciamo, della moda con cui lavoriamo di più. Abbiamo studiato le nuove collezioni autunno-inverno 2027. Abbiamo incominciato a fare una selezione, a costruire degli sketch di vestiti pensati verticalmente su alcuni di questi brand. Abbiamo sviluppato una collezione attraverso questi bozzetti, cioè abbiamo selezionato i bozzetti più interessanti con i tessuti più interessanti e abbiamo poi messo insieme, diciamo, messo in gioco in questo lavoro, in questo sviluppo una delle aziende di cui rappresentiamo il garment, no? Cosa è successo? Che abbiamo fatto una vera e propria collezione che è stata portata al Munich Fabric Start a Monaco a luglio ed è stata mostrata ai clienti che sono venuti. Quindi la cosa super interessante è innovazione integrata dentro un'agenzia, la costruzione di un nuovo progetto dell'agenzia che offre un servizio nuovo utilizzando qualcosa che già c'era, che però può essere utilizzato con questa nuova tecnologia, il coinvolgimento dell'università, super interessante la possibilità di coinvolgere ragazzi giovani che a differenza di tanti noi vecchi hanno un sacco di voglia di fare, no? Allora, quello di cui abbiamo parlato fino adesso è sostanzialmente la punta di un iceberg molto più grande, no? Io penso che abbiamo detto tutto per quanto riguarda la nostra partenza. Assolutamente sì, io ne approfitto soltanto per ringraziare te dell'opportunità perché un contesto aziendale come il tuo, che è un contesto con una storia lunghissima, porti l'esperienza, la tua esperienza aziendale in Made in Italy in tutto il mondo e per me, lasciami ringraziarti ancora una volta, è un'opportunità veramente straordinaria e unica di portare anche questi strumenti a contatto con un know-how che è veramente unico e straordinario. Quindi io approfitto della chiusura per ringraziare te, la Tower Taxi, per questa grandissima opportunità. Ok, adesso allora noi vi promettiamo di tornare con nuovi sviluppi. Io vi saluto tutti, vi ringrazio e spero di rivedervi presto perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.